Benvenuti su Libri a Zonzo. Oggi vi portiamo a scoprire la storia di Gengis Khan e dell'impero mongolo. Nel cuore della steppa mongola, a nord della Cina, alla fine del XII secolo, nacque un bambino chiamato Temujin, passato alla storia come Gengis Khan. Quando aveva 9 anni, Temujin giurò alla madre di vendicare la morte del padre, avvelenato da una tribù rivale. All'inizio del XIII secolo, Temujin riunì in un'unica potenza le tribù mongole, acquisendo il titolo di Gengis Khan, sovrano universale. Creò l'impero mongolo e lo estese anche al di fuori della Mongolia. Sotto di lui arrivò dalla zona settentrionale della Cina fino alla Persia nord-orientale. Annientò e massacrò i suoi nemici. Fu un condottiero crudele, ma anche un leader saggio. Saccheggiò i tesori, ma acquisì anche le idee e le tecnologie dei popoli conquistati, rendendo il suo popolo più dotto e creando le condizioni della Pax Mongolica. L'ordine imposto duramente dai mongoli, infatti, creò all'interno dell'impero una condizione di relativa sicurezza. Ciò consentì di ristabilire l'importanza della via della seta e favorì il fiorire dei commerci tra Oriente e Occidente. Alla morte di Gengis Khan, il vasto impero mongolo fu diviso in 4 khanati. Il Gran Khanato governava la Cina e la Mongolia. Il Khanato Chagatai controllava i territori dell'Asia centrale. Il Khanato dell'Orda d'Oro governava i territori nord-occidentali. L'Ilkhanato governava l'Asia occidentale, in particolare la Persia e l'Iraq. I 4 khanati erano sotto la supervisione formale di un unico Gran Khan. L'espansione dell'impero mongolo, iniziato da Gengis Khan, continuò con i suoi discendenti, figli e nipoti. Feroci guerrieri, i mongoli risolvevano qualsiasi resistenza con un massacro. Preceduti dalla loro fama di guerrieri spietati, le città si arrendevano ancora prima di essere attaccate. Estesero il loro impero verso occidente fino alla Polonia, vincendo la battaglia di Legnica contro un'alleanza di cavalieri polacchi e crociati. È probabile che i mongoli si fermarono solamente alle porte d'Europa a causa di differenze del territorio. Le loro tecniche di guerra, basate sulla velocità della cavalleria e sull'abilità nell'uso dell'arco, erano adattissime ai vasti spazi delle steppe. L'Europa invece era fatta di città fortificate, senza abbastanza spazio per grandi manovre e senza l'erba sufficientemente nutriente per i cavalli mongoli. Nel 1258 l'impero mongolo si espande a sud-ovest prendendo la città di Baghdad. Prossima tappa, l'Egitto. All'inizio del 1260 il sultano d'Egitto Qutuz riceve un ultimatum dai mongoli che gli intimano di sottomettersi con queste parole: se resisti, distruggeremo le vostre moschee e stermineremo i vostri figli. Qutuz risponde uccidendo gli emissari mongoli ed esponendo le loro teste sulla porta della città del Cairo. L'esercito mongolo supera quello egiziano di circa 15-1, ma inaspettatamente, a causa di intrighi di potere, gran parte dell'esercito mongolo dovette tornare in patria. Il sultano Qutuz coglie l'occasione e, con i suoi soldati mamelucchi, risale in Palestina col supporto dei crociati, che li lasciano passare fornendo loro supporto logistico. Ad Ain Jalut, vicino a Nazareth, il 3 settembre del 1260, l'esercito dei mamelucchi affronta i mongoli in una battaglia decisiva. Mentre Qutuz nasconde il grosso del suo esercito sulle colline circostanti,
Una piccola parte dei Mamelucchi, guidati dal comandante militare Baybars, attacca i mongoli in pianura. A un certo punto simula una ritirata, portando il suo esercito al galoppo verso le colline. I mongoli lo seguono alla carica, cadendo nell'imboscata. A quel punto, infatti, i Mamelucchi di Qutuz escono improvvisamente dal nascondiglio delle colline. Circondano l'esercito mongolo e lo annientano, bloccando definitivamente l'avanzata delle orde mongole verso ovest. Kublai Khan, nipote di Gengis Khan, fu nominato Gran Khan nel 1260. La Cina era ormai sotto l'egemonia mongola. Kublai Khan spostò la capitale dell'impero mongolo a Pechino. Regnò in Cina fondando la dinastia Yuan, che durò fino al 1368, quando fu sostituita dalla dinastia Ming. Io vi ringrazio per avermi seguito, lasciatemi sapere se desiderate ulteriori approfondimenti e noi ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!